Benvenuti e benvenute alla quarta puntata del podcast di The Studio By, dove oggi ho il piacere di avere qui con me una food blogger che si chiama Romina. Ciao Romy, benvenuta. Ciao, grazie. Come stai? Bene, contentissima di essere qui. Anch'io sono super emozionata e vorrei chiederti di iniziare con una piccola presentazione di te, dove vivi, da quanto tempo sei qui a Londra e raccontarmi un pochino quella che è la tua storia. Mi chiamo Romina, vengo dall'Italia, Alto Adige. Ok. Sono qua a Londra dal 2015, quindi da 9 anni. E inizialmente sono venuta qua per fare un'esperienza, un po' come penso tutti. Sì. In realtà avevo rotto con il mio ex fidanzato, quindi avevo bisogno di staccare. E ho detto, devo proprio cambiare paese. E avevo un amico qua e quindi ho approfittato del fatto che avessi una conoscenza qua per venire a Londra e quindi ho chiesto aiuto a lui per farmi questa presentazione per diventare ragazza alla pari, cioè per fare una richiesta, un'esperienza come ragazza alla pari. Ah, ok, no, non lo sapevo questo. Sì, sono venuta come ragazza alla pari inizialmente in questa famiglia che aveva 3 bimbi. Poi questo amico, che era veramente un carissimo amico inizialmente, tra una cosa e l'altra ci siamo innamorati. Ah, è Mattia! E adesso è mio marito, il papà delle mie bambine. Io ho 2 bambine, una di 5 anni e una di 3. Che bello. Quindi poi ho fatto la ragazza alla pari per qualche mese, poi finivano i soldi, quindi ho detto vabbè, devo trovare un lavoro vero e proprio e voglio andare anche a vivere insieme a lui. Bello. Quindi mi sono cercata il lavoro come barista, che era comunque il lavoro che facevo in Italia, quindi mi è sembrato il lavoro più facile. Sì. E ho trovato lavoro da Starbucks. Ah, avevi iniziato da lì, quindi. Sì. E com'è stato questa esperienza iniziale da Starbucks? Bello, è proprio completamente diverso dall'Italia. Proprio quando fai il cameriere o barista in Italia hai rapporto con il cliente, quindi è proprio un'altra cosa. Qua è tutto più meccanico. Sì, anche più frenetico magari. Sì, più frenetico, più freddo, proprio fai il tuo caffè, fai le tue pulizie, vai a casa, basta. Cioè non costruisci proprio questo rapporto con il cliente. Però vabbè, poi ho fatto qualche mese lì a Paddington, perché è dove vivevamo inizialmente, in questa casa condivisa con altri italiani. Perché si inizia sempre così all'inizio. Perché ovviamente gli affitti sono molto alti qua, quindi ti conviene fare, comunque è una bella esperienza. Però poi ci serviva una stanza un po' più grande, quindi ci siamo trasferiti a Canada Water, di nuovo in una casa condivisa, stavolta con gente, alcuni francesi, altri asiatici e così, quindi non abbiamo instaurato questo rapporto e quindi era sempre fredda anche come questa convivenza, situazione, certo. E poi come coppia una certa gli ho detto guarda che o andiamo a vivere da soli, certo, o torniamo in Italia, perché dopo un po', erano passati 2 anni, così non ce la posso fare. 2 anni sono tanti comunque. Sì. E inizialmente mi ho detto vabbè, torniamo in Italia, poi Mattia ha trovato questo appartamento in una cittadina un po' fuori Londra e quindi ho detto ok dai, proviamo. E quindi avete iniziato la vostra vita a 2? A 2, sì. È stata completamente diversa, è proprio bello avere la tua casa, la tua cucina non sempre occupata che devi aspettare di fare da mangiare perché c'è qualcuno dentro, il bagno libero soprattutto. Quello era proprio brutto, stressante, cioè non puoi farti una doccia, non puoi andare in bagno perché c'è sempre qualcuno dentro. Non è la tua privacy. No, penso come persona da sola forse puoi farlo, però come coppia è dura. No, deve arrivare comunque un momento in cui devi fare il salto e cambiare, cioè investire sulla coppia. Sì. Comunque dopo penso 3 anni che stavamo insieme e abbiamo detto torniamo a fare un bambino, così facciamo questa pazzia. Che bello! E sono rimasta incinta di Grace, quindi ho lasciato il lavoro dopo 7-8 mesi, comunque come cameriera certo, non riesci tanto a lavorare, stanno tutte queste ore in piedi. Quindi sono rimasta a casa, ho avuto Grace. Dopo un annetto, diciamo, era il momento di tornare a lavorare, però è cominciata la pandemia. Ah, perché era il quindi c'è il Grace quando è che l'hai avuta appena nel prima? 2019. Ah, e poi è scoppiato. Sì, quando Grace doveva fare l'anno, più o meno, infatti avevamo organizzato proprio un compleanno, tutti venivano su dall'Italia. No,
tutto annullato perché in Italia è scoppiata la pandemia ancora prima, no? È vero, eh sì, qualche mese prima. Beh, un mese no, però insomma. Sì, infatti tutti qua terrorizzati. Vabbè. Mi ricordo. Sì. Era, diciamo, insieme all'inizio dello svezzamento di Grace, diciamo, perché l'ho cominciato abbastanza tardi in realtà. E quindi ho detto, perché non condividere con gli altri genitori quello che facevo da mangiare a Grace, tanto per divertimento, comunque eravamo tutti a casa, nessuno aveva impegno, ho detto occupiamo questo tempo vuoto, no? Quindi ho cominciato a fare le foto ai piatti che facevo per Grace, ho cominciato a postarli e da lì è nata la mia pagina Yummy Little Belly, che adesso è super conosciuta, è esplosa, sì. Un successo meraviglioso. Sì, proprio inaspettato, devo dire, proprio. Quindi diciamo che è stata una sorta di ispirazione anche avere appunto Grace. Sì, sicuramente senza le bambine non avrei mai cominciato una pagina social, anche perché io odiavo i social, nel senso li usavo, ma sì e no, non postavo mai nulla, ero proprio una di quelle che veramente non li usavo, non avevo neanche un cellulare. Sì, ti piaceva dedicargli tempo, diciamo, ai social. Sì. Invece questo è stato un motivo per poterti dedicare a questo e aprire questa pagina. Ma da dove viene il nome Yummy Little Belly? Non ne ho idea. Ok, benissimo. No. Cioè, ho detto devo trovare qualcosa che faccia capire che è cibo buono per bambini. Allora ho detto Yummy, perché quando magari davo da mangiare a Gracie dicevo Yummy è buono, e Little perché è piccolo, e Belly perché è la pancia, che poi dopo un po' ho capito che in realtà si dovrebbe dire tummy in inglese perché è il corretto termine per dire. Non lo sapevo. Okay. Però per me era Yummy Little Belly, ci ho pensato tante volte di magari cambiarlo, però ormai io sono quello, cioè mi capita che alcune persone mi incontrano e mi dicono sei Yummy Little Belly, cioè ormai io sono quello, non sono Romina. Sei il tuo brand. Sì, bellissimo. Quindi diciamo che come trovi anche ispirazione per poter fare le tue ricette? Vai di creatività ogni giorno? Sì, diciamo che di solito apro il frigo, dico vediamo cos'ho, di solito cerco di prendere o una frutta o una verdura perché è una cosa che adoro fare, proprio nascondere, diciamo, o trasformare, meglio dire, un frutto e una verdura in un pasto, cioè proprio per servirlo ai bambini in modo un po' più accattivante. Sì, no? Divertente, perché altrimenti probabilmente non lo mangerebbero. Io stessa ammetto non sono una che prende una mela e la mangia o prende una banana e la mangia, però adoro il waffle alla banana magari, o adoro farmi un pancake alla mela. È proprio quindi integrare. Sì, cioè proprio, quindi è una cosa che mi piace fare anche per le mie bambine, no? E mi sento un po' col cuore in pace che gli sto dando qualcosa di sano. Di sano, beh certo. Sì. Quindi tu le prepari diciamo da zero generalmente? Sì. Di solito apro il frigo, vedo cos'ho, dico cosa posso fare di semplice e veloce che possa piacere a me o anche alle bambine e provo, faccio il tentativo, ogni tanto viene, ogni tanto no, ci sono giorni che ho 3-4 idee e giorni che proprio sono lì non ho idee, quindi lascio stare perché so che non ho proprio l'ispirazione quel giorno e quindi mi dedico alla casa o qualcos'altro. Certo. E c'è un piatto, ad esempio, una di quelle tue ricette che è tipo un must per cui le tue bambine vanno matte? Sì, adesso dipende, va a periodi. Adesso sono ossessionata con i waffle. Quindi... Che io non ho mai provato, tra l'altro. Io non ho mai provato l'originale, però ho provato questi un po' bambineschi, un po' semplici con la frutta e la verdura dentro. Quindi sì, adesso le piace il waffle, quindi sono anche più grandine, quindi posso servirlo magari con un po' di sciroppo d'acero, così. Magari quando sono più piccolini che non hanno un dip, diciamo uno sciroppo, qualcosa un po' più noioso come pasto. Però adesso c'è questo, oppure il ragù di lenticchie. Buono! Lo adoro, di solito ne faccio una grande quantità, poi lo congelo, così ho le cene già fatte. Però sì, ci sono diverse cose. Sì, diciamo che è un modo proprio per farli mangiare un po' di tutto. Io vedo che sempre le tue ricette sono super colorate, un profilo super pieno di... una palette super varia. Esatto. Le tue ricette vanno bene per che età, diciamo? 6 mesi, alcune magari, la maggior parte dai 6 mesi, però alcuni magari, non lo so, dipende dalla consistenza, tipo le palline energetiche, lo darei ai bambini un po' più grandini, o perché alcune li faccio con lo sciroppo d'acero, dei muffin metto dello zucchero, quindi
preferisco aspettare i 2 anni, quindi consiglio 2 anni o 12 mesi, dipende un po' dalla ricetta. Ok, comunque insomma ci sono diverse possibilità. Sì, diciamo cerco di fare dai 6 mesi perché so che è il momento un po' più critico, cioè almeno io ho fondato la pagina perché volevo proprio aiutare altre mamme e papà in questo percorso, perché comunque mi sono trovata io in difficoltà perché quando sei incinta sei piena di dottori, ti danno consigli, poi nasce, hai il allattamento e ti danno consigli anche su quello, poi devi svezzarlo. E da lì inizia il caos. Da sola, ti lasciano da sola, non ti danno proprio dei consigli, non è che ti danno delle vere e proprie ricette, ti dicono ok, magari introduci l'uovo così, introduci questo così, ok, ma come lo introduco? Però ti senti un po' più da sola, ecco. Sì, sei un po' più meno abbandonata. Guidata. Esatto, meno guidata. Sì, quindi... È giusto da dire anche questa cosa, proprio per chi anche ci ascolta, perché insomma non deve essere un periodo così facile da gestire. No, diciamo ogni periodo ha le sue difficoltà, in questo... Ho detto, alla fine ho sempre adorato l'alimentazione, l'alimentazione sana, mi sono sempre interessata in queste cose, infatti mi pento di non aver fatto gli studi giusti. Sarebbe piaciuto evidentemente anche. Sì, è una cosa che tuttora ci mai penso. Dire mai. Sì. Sei giovanissima, quindi. Sì. Ho detto perché non fare una pagina per dare consiglio, comunque delle idee ad altri genitori su una cosa che comunque sono abbastanza bravina. Poi man mano mi sono migliorata, nel senso che ho scoperto un po' di più che cosa può piacere, cosa no. L'esperienza alla fine in tutti i campi, no? Insegna, cioè si migliora poi con il tempo. Sì, poi ogni bambino è diverso, io avendone 2 vedo cosa piace a una e cosa non piace all'altra, cioè proprio anche quello ovviamente devi capire un attimo cosa può piacere al bambino. È molto bello perché appunto come pagina è nata come esigenza, non so se mi spiego. Diciamo che aiuti appunto le persone attraverso la sua pagina ad affrontare questo periodo che appunto può essere molto, molto complicato. Quindi diciamo che non dico un target, però i tuoi follower, le persone che appunto ti aiutano saranno tante mamme che stanno vivendo appunto nella stessa situazione, magari hanno iniziato lo svezzamento. Sì, infatti diciamo quello che mi ha dato la forza, proprio non la forza, ma sì, la motivazione di continuare è stato il fatto che cominciavo a ricevere messaggi da altre mamme o papà che mi dicevano al mio bambino è piaciuto tantissimo, grazie, mi salvi la giornata. Quindi ho detto, cavolo, sto facendo qualcosa di buono, sto veramente aiutando nel piccolo delle altre mamme. Sì. E quindi ho detto, e per la prima volta ammetto mi sono sentita realizzata. Io ho sempre detto, infatti è una cosa che Mattia mi dice sempre, mio marito, che mi dice tu sei sempre stata insoddisfatta, ti ho sempre visto che dicevi fai questo, sempre a lamentarti, magari non eri soddisfatta a fine giornata del tuo lavoro, ti piaceva però sì, non ti dava nulla. Ti dava nulla, esatto. E invece adesso ho qualcosa che proprio sono felice di fare, mi appassiona, anche se sono proprio quella che io sono perennemente insoddisfatta, cioè io voglio sempre avere di più. Per quello ti capisco la protezione perché sono esattamente come te, però ti dà insomma già una realizzazione diversa. Sì. Ti svegli al mattino, comunque sai che fare qualcosa che ti piace e lo fai con passione. Infatti si vede, cioè, se una persona va a visitare la tua pagina trasmetti questo. Mm-hmm. Ho saputo recentemente in realtà che hai pubblicato anche un libro. Mm-hmm. Sì. Una super novità. In che lingua? È in inglese. L'hai scritta? Ok. Perché comunque il mio following è maggiormente qui e America, comunque la lingua usata. Certo. E mi hanno detto che potrebbe uscire in altre lingue, ovviamente dipende se altri editori sono interessati a comprare, e anche perché penso l'autosvezzamento, che è il mio libro, quello che faccio io, certo. Non sono pappette, è più usato in questi paesi. Ah, non lo sapevo. Da noi c'è più la tradizione della fai la pappetta con la verdura, il parmigiano, l'oliva, i buchi. Qua c'è più magari quella, proprio il messi, l'autosvezzamento, il bambino che prende, ma quello che mangia butta per terra non si sa, però gli piace, c'è proprio questa... Anche c'è tipo pezzi, tu dici? Sì, tu li dai proprio... È tipo un metodo diverso. Si chiama proprio autosvezzamento. L'altro è lo svezzamento classico, infatti si chiama, questo è l'autosvezzamento. Un'altra cosa che anche nel libro ho voluto
ho insistito per che fosse inserito proprio la differenza tra i due. Vanno bene entrambi, ovviamente sta al genitore vedere che cosa è più per te, perché comunque porta più messi, più confusione, più sporcherà il bambino, giustamente. Sì, gli viene data maggiore libertà anche al bambino. Però è anche un metodo per in inglese. Per sviluppare i suoi skills, nel senso dell'afferrare, portarlo abilità, portarlo alla bocca, capire da solo quando è pieno e quando no. Quindi è proprio un'altra tecnica. E dici che in Italia questo si fa meno. Tanto, si fa meno. Sì, magari alcuni fanno un po' e un po'. Sì. Però completamente autosvezzamento secondo me non è ancora proprio entrato. Non è una cosa che il pediatra ti consiglia la prima volta che ti vede, diciamo, quando vai. Tu l'hai provato con le tue bambine? Sì. E come ti sei trovata? E ovviamente hai la paura, perché comunque lo strozzamento è una cosa che fa paura. Sì, certo. Però mi sono trovata bene, perché non mi sono trovata a dover cucinare pasti a parte per il bambino piccolo, e noi invece facevo magari il ragù di lenticchie, ripeto, lo mangiavamo tutti, senza dover fare lei magari frulli qualcosa, è stato più semplice per me. Giustamente con la seconda ancora di più, perché ero già preparata. Sì, ero più tranquilla, più serena. Sì, di solito con i secondi. Sì, è vero. Voglio sapere se ne fai altri, che cosa fai, lasci proprio vivere così. Sì. Ma anche perché poi vedi che sopravvivono alle cose, e quindi sì, penso un po' come quando sei più grandino. Il primo, ora che lo mandi in discoteca a tipo 18 anni, l'altro la mandi a 15, perché ormai alla fine torna a casa. Sì, è vero, secondo me sono proprio più regole per hai più paura. Presto. Sì. E quindi anche proprio a livello di gestione del tempo è un tipo di metodo che può andare bene da consigliare, questo autosvezzamento. Sì, secondo me sì, è meno stressante per il genitore. Per i genitori. E com'è avere dei bimbi qui a Londra? Perché magari ci sta ascoltando, ci sta pensando, e però magari è un po' più frenato dal fatto che sia comunque una grande città, carissima. Com'è, insomma, la gestione di due bimbe? Ci sono pro e contro. Noi diciamo sempre la cosa più pro è il fatto che stanno imparando una seconda lingua, proprio in una maniera che noi non potremo mai imparare. E proprio gratuitamente, proprio così. Sì. Infatti anche l'altro giorno stavo facendo qualcosa, ho detto qualcosa in inglese e Grace mi ha corretto. No, proprio. davvero? E io neanche lo ripeto, perché dico no, non voglio che magari pensa che il mio è corretto, quindi dico ok, si dice così, brava. Quindi è proprio bello da sentire, proprio bilingue già da piccole, perché voi parlate in italiano, immagino, con loro. Quello che ci hanno consigliato di fare proprio, siccome siamo entrambi italiani, di parlare la nostra lingua, addirittura cercando di far capire che noi non capiamo l'inglese, perché magari un giorno per loro diventerà più semplice. Giustamente fanno 8 ore a scuola di inglese, dicono devo andare a casa e pensare magari in inglese e parlare in italiano per quelle 4 ore, perché poi si va a dormire, eccetera. Quindi ci hanno detto dovete parlare italiano, perché sennò perderanno questo, diventeranno pigri e magari smettono di parlarvi a voi in italiano. Vedi quante cose bisogna pensare. Perché senti tanto magari il bambino che ti parla in inglese, la mamma gli risponde in italiano, poi lui ti risponde in inglese, perché diventa pigro, giustamente, dice perché devo sforzarmi. Sì. Quindi anche perché dicono che comunque chi nasce un po' bilingue apprende un po' più tardi a parlare correttamente, cioè ci mette un po' più di tempo, è vero? Sì e no, perché adesso avendone 2 vedo la differenza. Grace ci ha messo un po' di più, poi dicono tanti sono i bambini del lockdown, quindi hanno avuto meno il fatto che hanno cominciato l'asilo a una certa età, quindi sono un po' più indietro. Kate vedo è molto più sveglia, ha cominciato subito a parlare, parla tranquillamente entrambe le lingue. Così cioè non è che fa grandi discorsi, perché non parla né bene una né bene l'altra, però tipo tra di loro sento che si parlano in inglese. Fantastico. Perché probabilmente andando a scuola e così loro giocano in inglese, quindi è loro normalità. Però quando parlano con noi così ci parlano in italiano. No, questa cosa deve essere bellissima. Sì, questo è proprio un dono che sono contenta di darle. Quindi un pro per Londra, cioè per vivere in Londra, diciamo, per vivere in Inghilterra. Poi il cost
è il fatto che non abbiamo la famiglia, quindi giustamente è dura. È pesante. Perché quando hai bambini malati o comunque c'hai appuntamenti, che sia anche un appuntamento medico, qualsiasi cosa, ce li hai sempre i bambini, o comunque, non lo so, è più tosta. È piuttosto, sì, la gestione non è come avere magari, appunto, come dici tu, la famiglia attorno che ti può dare una mano. Me lo sono sempre chiesto in realtà. Conosco diverse coppie che hanno deciso di avere dei bambini qui a Londra e mi chiedo come facciano a gestirli così bene, tra l'altro. Perché in Italia, non dico in Italia, poi in base alle mie esperienze sembra che se non ci fossero i nonni sarebbe la cosa impossibile. Diciamo Invece che si può. è possibile, ma è più difficile. È più difficile. Il nonno, i genitori, avere comunque l'amica, cioè qua hai quell'amica, ma comunque anche loro è tutto sulle loro spalle, quindi non te la senti di dire mi tieni la bambina, perché c'hanno il loro non hanno magari neanche nonni, quindi è una responsabilità. Sì, e comunque la conosci sì e no, è diverso che chiedere alla zia, al cugino, al nonno, alla nonna. Cioè io vedo quando c'è mia suocera qua, e solo dire vado giù a buttare l'immondizia e lasci le bambine su magari, sì, no, è già una cosa che dici posso farlo, o andare al supermercato un attimo al volo. Non lo fai quando hai bambini, non dici vabbè mi mancano le uova, le vesto, un'ora per andare, poi piange perché vuole la cioccolata. No, dici vabbè sto a casa, piuttosto sto a casa e faccio qualcos'altro da mangiare, perché sì, è tosta. È tosta. Io penso una delle volte che me ne sono proprio pentita, diciamo che l'ho sentito pesare, quando entrambe erano malate, oppure io ero malata e tu sei malata e devi avere, e hai queste creature lo fai? Non ti puoi ammalare magari? Non ti puoi ammalare? No, non puoi ammalarti, cioè proprio è tosta, è dura. Poi immagino che Mattia lui lavori, quindi sia fuori casa, poi ti dispiace magari farli pesare a lui, comunque che lui arriva a casa, ti sei stressata, però lui di più non può fare, cioè comunque loro devono andare a lavorare, comunque se tu devi stare a casa con i bambini. Poi se pensi all'inizio, quando tu non dormi la notte perché comunque sono piccoli, si svegliano, c'è l'allattamento, la mattina non è che puoi dormire, non arriva la nonna a tenertela a casa e tu ti fai un pisolo, c'è un lusso. Sì. Cioè io quando magari vedo cosa c'è in Italia, quindi dico sì, perché è venuta la mamma qui, perché io mi sono fatta un pisoletto, cioè voi non vi rendete conto della fortuna che avete. È brava. Te ne rendi conto, secondo me, proprio quando prendi, vai fuori casa, vai fuori dalla tua comfort zone, ti rendi conto di tutte le fortune, le cose belle che... Allora è invidia, perché alla fine ce la siamo cercata, l'abbiamo deciso noi, però è uno dei costi di essere, dei contro di essere da soli, giustamente. Però alla fine sono i primi anni, tipo adesso è raro che dico mamma mia, sono qua da sola, proprio sono più grandine, si ammalano meno, vanno all'asilo, a scuola, quindi ho più tempo per me. Anche questa è una cosa che io per anni ho sofferto, un po' avendola avuta abbastanza vicina, comunque hanno 2 anni e qualcosa di differenza. Sì, mi mancava il tempo per me stessa, proprio avevo bisogno. Ma è anche normale, perché comunque sì, una è una mamma, una persona è una mamma, però non deve dimenticarsi che è comunque una persona in primis, le sue esigenze, le sue necessità. Esatto, però diciamo la pagina mi ha sostenuto, perché comunque quando condividevo le mie difficoltà o così, vedere che arrivavano messaggi su messaggi di mamme che erano nella stessa situazione, così. Bello, ti sentivi appoggiata, capita? Mi ha aiutato tantissimo, anche solo devo togliere il ciuccio, avete consigli, messaggi, quindi dici ok, non posso seguirli tutti, però ti aiuta, dici ok, dai, guarda quanti che sono come me, proprio cioè proprio non ti senti una sola, community proprio forte. Anche perché secondo me il modo di vivere qua non sono come noi in Italia, che abbiamo la famiglia vicino e quindi hanno questa cosa di vabbè, dalla mamma, ma loro vivono lontani di solito dalla famiglia, quindi hanno la stessa nostra situazione nonostante siano comunque qua in Inghilterra. Non so se mi sono spiegata. Sì, perfetta, cioè perfettamente. Ok, quindi secondo me veramente si riescono a vedere nella tua situazione. Esatto. Magari in Italia un po' meno, perché dice ma scusa vai a dormire, tanto c'è la nonna, non lo so. No, cioè ti capisce solo la persona che effettivamente sta passando per un'esperienza comunque simile. E quindi è stato bello, no? Questa community così attiva anche nei confronti, ti ha aiutato comunque a superare certi periodi. Sì. No, è proprio... Ci sono i pro e i contro anche in quello.
ovviamente sì. sei esposto, però E perché immagino, cioè, che tu hai avuto questo boom, tra l'altro nel giro di pochissimi anni, perché se mi parli che l'hai aperta nel 2020-2024, nel giro Sì. di 4 anni, in 4 anni sì, è esplosa. è esplosa, le Così. ricette sono andati super virali, Sì. E quindi- perché piacciono ovviamente, Sì. e sono utili. Diciamo che offre dei contenuti utili, questo secondo me è Esatto. anche un po'... Sì, è quello che la gente serve, sinceramente. Sì. Se io guardo Instagram, sì, mi faccio una risata, poi c'è una cosa che mi interessa che mi servirà, allora la salvo. Sì, alla fine è quello, Se io secondo seguo me. la pagina, sì, quando ti serve cioè Dare stai delle condividendo tips? qualcosa esatto che mi potrebbe servire o mi serve adesso. Poi è arrivato il libro, E che è una cosa che facciamo parlare, che è una cosa che volevo fare, sapevo che era un tassello che sarebbe arrivato, però ho detto, mi erano arrivate altre proposte già prima. Ah, ok, non era la prima No, questa. però io avevo già nella mia testa come volevo questo libro, era proprio, lo sapevo già. E mi hanno detto, guarda, sarà così, magari con la copertina morbida, sarà fino così, un hotel, no, ho rifiutato. E poi finalmente è arrivato il libro come lo volevo io. Bellissimo. Mi sono trovata con questa agente, questa publisher. Lei mi ha dato questo libro di un'altra che avevano già fatto, mi ha detto il tuo sarà così, e l'ho guardato, era lui, Mio. la misura, era rigido, le pagine fatte bene, colori che mi piacevano, quindi ho detto ok, è arrivato il momento giusto, cioè proprio... Brava però, perché rinunciare ad altre proposte prima nell'attesa che ho arrivi, avuto paura perché ho detto se non arriva più, super coraggiosa. però non era neanche il momento giusto perché comunque avevo le bambine a casa, in realtà non sarebbe andata magari così bene perché il tempo che avrei dedicato al libro non era lo stesso, invece ho aspettato e è arrivato e non vedo l'ora adesso di vederlo. Io non vedo anch'io di averlo il tuo libro. E beh, io ho visto un po' un'anteprima, diciamo, della copertina e tutto. Sì, perché te mi hai aiutato comunque negli outfit e nelle mie cose e sì, adesso non vedo l'ora di averlo, proprio vederlo Quando? fisico. Che non l'abbiamo forse esce il 12 settembre 12 settembre, però si può forse... si può già preordinare. Ok. E anzi, preordinarlo in realtà c'ha i suoi vantaggi che non sapevo, io non avevo idea, che in pratica su Amazon, se tu lo compri adesso, che è sui £18,99, e un giorno Amazon decide di farlo a £12,99, tu magari l'hai pagato 18, cioè l'hai pagato, non ti sono usciti i soldi fino all'uscita del libro. Tu lo pagherai 12, il prezzo più basso è il prezzo che pagherai, una cosa che non ne avevo idea. Sì. Non sapevo, infatti vedo spesso, no, che si parla di preordini, Sì. non ho mai capito poi alla fine i vantaggi. È questo, quindi in realtà ti conviene, che io non avevo neanche io idea di questa cosa qua, però vabbè, vedremo come andrà. No, sicuramente benissimo, cioè, sarà una cosa super utile e non vedo l'ora di averlo. Ora la tua copia firmata. Sì! Ma una curiosità mia, le tue bimbe ti aiutano nel fare ricette? Allora, C'è un interesse da parte loro verso appunto la cucina, diciamo in generale? sì, quello sì. Quando erano più piccole di più perché erano a casa, adesso quando registro così sono da sola. Però inizialmente sì, io non sono la mamma che si mette per terra a giocare con i bambini. No? Ma io adoro fare le cose con loro, adoro che mi dico mi aiuti a stendere, loro mi passano i vestiti, adoro che cucinare con loro, proprio anche se fanno disastri, perché quello che metti in forno dovrebbero essere 20 biscotti, ne metti 4 perché metà sono per terra, un po' ci hanno messo i capelli, non so cosa è successo quando impastano, quindi dici vabbè, però sì, adoro coinvolgermi nelle mie attività quotidiane piuttosto che giocare con loro, lo ammetto, non sono una grande... Beh, è molto bello, è comunque un giocare, sì, facendo diverso, qualcosa anche di utile come appunto cucinare. E secondo me ho notato che facendole cucinare con me loro sono più tentate nel provare le cose, tipo sto facendo una cosa con i broccoli, loro vedo che prendono il broccolo, lo assaggiano e dicono no, perché non fare così? E allora facciamo il gioco, sì, loro sono più propense proprio a sperimentare, a testare le cose perché si vedono coinvolte, no? E quando loro fanno una cosa da mangiare, la mangiano anche più volentieri perché sanno di averla fatta loro. Tipo Grace adora fare il pesto con me
e ogni volta dice mi è più buono, quindi lo faccio io. Davvero? E quindi sì, lei magari si mangia addirittura il basilico così, cosa che io non farei mai. Però sì, oppure uso qualche trucchetto tipo i broccoli li chiamo gli alberi e dico dai vuoi un albero, cioè lo faccio cercare di farlo un po' più simpatico, queste cose qua. Sì, un po' più anche piacevoli anche per loro. Esatto, però sì. Brava Romy. Cioè, ci stanno un sacco di spunti oggi in questo episodio. Grazie. Però sì, secondo me coinvolgerli è importantissimo. È importante. Sì. Poi diciamo il meal time, il momento del pasto meno stressante, diventa un gioco per loro. Poi magari arrivano a pranzo che non hanno più fame perché tra prepararlo hanno mangiato chissà quante cose. Io sono quella che proprio se non hai fame non mangiare, perché io sono così. Sono quella che stuzzica e poi arriva a pranzo e dico adesso mangio perché forse sono grande, non lo so, mi piace mangiare. Però sono sempre stata così, che mangio e poi non ho più fame e non mi siedo. Ecco. Uguali. Ok, quindi le capisco, non le stresso, non voglio farli capire che devono per forza mangiare. So che comunque hanno mangiato nella preparazione o che gli avevo dato qualcosa prima, quindi non insisto. Sì, non devi essere una mamma troppo stressante, immagino. No, zero. Anzi. No, ti vedo molto calla. Anzi, guardi, penso i nostri pranzi e cene sembriamo la famiglia di Tarzan. Una magari mezza nuda, l'altra così. C'è una che mangia mezza sul divano. Diciamo, quando andiamo in Italia però, bambine, regole a tavola. Poi una che sale sul tavolo per attraversare ogni rigata. Cioè, ragazze, ok? Però ricordatevi, in Italia si fanno queste cose. Qua non c'è libertà nel tipo di vita. Io sono molto easy life, qualche volta anche troppo, però anche sul vestire, per esempio, se non sto a stressarmi, vestiti bene, finché basta uscire per me, quindi prendono i vestiti, fanno gli outfit un po' così. Ma secondo me proprio per il fatto anche di vivere così, sicuramente. Vivere a Londra non mi faccio problemi. No, ma vediamo proprio anche quali persone adulte cioè escono in pigiama per andare a fare la spesa in pigiama. Non dirmi che non sei andata al supermercato in pigiama. Certo, cioè, capisci, lo faresti mai in Italia? No. Mai, capisci? Mai incontri qualcuno e ti dà bere il caffè. Qua invece dici anzi. Quindi per crescere dei bimbi, in base alla tua esperienza fino ad oggi, consiglieresti di stare qui a Londra o dici che per avere una famiglia? Sinceramente no. Tu non lo consiglieresti? No, non lo consiglierei. Ci sono, ripeto, i pro per il fatto che comunque imparano una lingua, c'è il fatto di comunque siamo... Anche magari per loro stare in contatto con diverse etnie. Esatto, quello che volevo dire. Okay. Sì, proprio quello, ci sono i pro e i contro anche di quello, penso. Però sì, ci sono queste cose positive, però mi fa paura. È comunque un paese molto grande, c'è tanta gente di tutti i tipi. Pericoloso dici anche? Sì, diciamo forse perché femmine non lo so, però mi fa paura pensare che un giorno gireranno da sole, che andranno solo in discoteca. Può far paura anche in Italia sicuramente, però se è una grande metropoli come questa effettivamente mi sembra che ci siano più rischi. Quindi la giornata tipo con le tue bambine qui a Londra qual è? Allora, vabbè, ci alziamo, ci prepariamo, ci sono le solite corse della mattina, anche se ti svegli prestissimo. Io sono una che fa tutto all'ultimo, quindi se è colpa mia o le mie bambine non collaborano, non lo so. E vabbè, facciamo la colazione. Io faccio sempre la colazione nel senso homemade, quindi sicuramente prende del tempo. Non sono quella che fa latte e biscotti, latte e cereali, ogni tanto sì, perché Kate è ossessionata, quindi. Poi loro mentre mangiano mi preparo io, si preparano loro e solitamente le porto a scuola, all'asilo, poi torno a casa e comincio un po' la mia giornata, metto in ordine. I tuoi contenuti? Faccio i miei contenuti, dipende se è giornata che devo fare qualche chiamata, qualche meeting o così, o se è libera mi faccio dei contenuti. Cerco di inserire sempre un po' di ginnastica, un po' per me stessa. Faccio le solite cose, un po' vado a fare la spesa, poi di routine. Esatto, poi vado a prendere Grace, solitamente prendo prima lei, così passo del tempo un po' da sola con lei, che è una cosa che ho fatto raramente nei primi 2 anni di vita di Kate, giustamente perché c'era sempre lei, quindi
sto riprendendo un po' quel tempo da passare solo con lei, che apprezzo tantissimo adesso, anche perché è più grandina, più donnina, quindi facciamo lo shopping, ci facciamo la nostra merenda fuori o così, e niente, poi in un attimo sono le 6, è ora di cena, quindi è proprio questa è la giornata Questa è la giornata tipo. E ad esempio un'attività che fai con le tue bimbe di solito? Cioè state tanto in casa? Dipende ovviamente dal tempo. Cosa facciamo? Lavoretti? Grace adora i lavoretti, poi dipende con chi sono, se sono con Kate o con Grace. Kate è più piccolina, quindi magari la porto al parco. O a casa magari si mette lì, lei gli piace tanto giocare da sola, quindi magari si mette lì, gioca con la sabbia, fa le sue cose. E con Grace si è più un lavoretto, o diciamo lei adora fare shopping, quindi sì, proprio amante. Quindi è una delle cose che le chiedi cosa vuoi fare, è o mangiare il gelato o fare shopping. Quindi sì, mi piace proprio. Farebbe solo quello, in realtà, solo che voglio un attimo darle un po' di... Non è che i soldi cascano dal cielo, perché voglio un attimo farle capire. Però sì, questo facciamo cucinare così, però dipende un po' proprio dalla giornata. Sì, niente di assurdo facciamo, sinceramente, no. Sì, anche perché effettivamente, come hai detto tu, dipende tanto dal tempo, dato che qua alla fine c'è sempre... quasi sempre nuvolo. No, era una curiosità mia, perché in una grande città avere 2 bambine comunque piccoline uno si deve inventare, cioè penso che uno si debba inventare costantemente delle attività da fare. Sì e no, alla fine fai le cose un po' che faresti penso in Italia, solo che qua magari la tua cerchia di amici e parenti è minore, quindi non è che dici vabbè vado a trovare la nonna e quindi il pomeriggio occupato lì dalla nonna, o vai a trovare l'amica o vai a mangiare il gelato. È un po' più frenetica, quindi ti trovi un po' più da sola, magari col bambino, invece che avere l'amico, ripeto l'amico o così, come fare qualcosa insieme a lei. Per esempio noi abbiamo il venerdì che c'è questa mia amica che so che è off dal lavoro e quindi facciamo qualcosa con lei e il suo bambino, però gli altri giorni no, alla fine è una cosa che un po' mi manca ogni tanto, che dico sai, anche magari il weekend dici andiamo la domenica dalla nonna, così il pranzo è fatto, devi pensarci, sai lì, passi il pomeriggio lì, sono le 4 o 5 e torni a casa. Poi invece devi un po' più intrattenerti, trovare qualcosa da fare, in effetti, anche se a me piace solo, siamo molto abitudinari, non facciamo niente di che, piace solo stare in famiglia, noi 4, anche solo andare fuori. Ora che vai fuori, ci cominciamo alle 10, usciamo a mezzogiorno, puntuali, allora tutti che hanno fame, allora andiamo a mangiare qualcosa, arrivi che sono le 5 e è finita la giornata, però basta stare insieme alla fine. E vi capita ogni tanto di andare fuori Londra per vedere degli altri posti? Raro, abbiamo fatto gli zoo, però no, non tanto sinceramente, non è, forse siamo noi perché non abbiamo neanche la macchina, forse anche quello vuol dire. E girare con comunque due bambine che non camminano e così, se si stancano facilmente, un po' stressante. Quindi ci piace stare nel nostro paese, molto tranquilli, se no siamo lì che diciamo che ce l'ha fatto fare. No, beh, certo. Torni esausto, già quando dici vado solo a Londra, torni esausto perché comunque continui a guardare dove va a metro, questo ti stanca tantissimo. Io non vado praticamente quasi mai in centro, ma all'inizio andavo molto più spesso, anche perché sei esausta. Sei esausta dopo. Adesso vado una giornata in centro e torno a casa che... Sì, una settimana di recupero ti serve perché sei distrutto. Sì. E forse una cosa bella anche secondo me di averli qui, non so, penso io, è che si abituano già a dei ritmi magari un po' più, non dico frenetici, però... anche prendere il treno e la metro è una cosa normale, sì. Che invece da noi se prendi il treno stai andando al mare, praticamente, stai andando in Sicilia. È vero. Sì. Bene, Romy. Io penso di averti chiesto tutto quello che volevo chiederti, sei stata super. Grazie, è stato un piacere. Grazie per tutte le tips che ci hai dato e non vedo l'ora di avere il tuo libro. Anch'io. Tra poco. Con le mie mani, perché qua. E ti chiedo gentilmente una firma. Certo. Dove vuoi? Anche qui se vuoi. Qua? Sì. Carta. Così ci ricordiamo di questa giornata stupenda. Grazie Romy. Salutiamo. È stato un piacere. Un bacione. Ciao.